Ciao Miao, come va? Spero tutto bene. Un anno fa ho fatto un video dove provavo la dieta e il workout di Wendy, un idol K-pop del gruppo Red Velvet. A quei tempi andava molto di moda provare a fare qualcosa per un giorno intero. E dato che nessun italiano aveva mai fatto una dieta coreana estrema, ci ho provato io e ci ho fatto un video che è andato piuttosto bene, tipo un video con più visualizzazioni sul mio canale. Ero contenta del risultato perché avevo molto studiato per quel video, però nello stesso tempo mi ero promessa che non l'avrei fatto mai più, mi aveva distrutto. Ma eccomi qui dopo un anno che ho deciso di riprovarci. Stavolta niente dieta, mi limiterò soltanto a seguire una routine di workout molto rigida, pur essendo una pappamolle che ha Just Dance come unico esercizio fisico. Immagino che se siete qua un po' tutti voi conosciate il famosissimo gruppo K-pop BTS. Non starò a spiegarmi nel dettaglio chi sono perché ultimamente hanno veramente spopolato in tutto il mondo. Gli ideali pazzi del K-pop non si limitano solamente ai gruppi femminili, ma colpiscono anche gli idol uomini che per mantenere questa forma impeccabile spesso tendono a seguire degli allenamenti veramente durissimi. E infatti uno degli allenamenti più popolari qui su YouTube, stranamente, riguarda proprio i BTS. Qualche tempo fa, infatti, durante una V-Live, i fan dei BTS sono riusciti a sbirciare in una nota del cellulare creata dal membro Jungkook, che conteneva una serie di allenamenti molto severi. Questa è la traduzione che ho trovato: 20 squat, 20 push-up, 20 jump squats, 20 pike push-ups, 10 plank shoulder blades, 20 mountain climbers, 15 burpees, 20 crunches, 20 leg raises e 20 Superman. Oltre a questo non si sa altro, non si sa se è solo un riscaldamento, se ci sono delle pause, eccetera. Un po' di esercizio fisico però mi avrebbe fatto solo bene. Quindi eccomi qua a raccontarvi di questo nuovo esperimento e di come ho provato a seguire questo workout satanico. Perché l'ho fatto? Non lo so. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, è importantissimo per me, e di lasciare un like se questo argomento vi piace. Ok, partiamo dal primo giorno, che è stato sicuramente il giorno più difficile tra tutti. Giorno 1. Non ho voglia di fare niente oggi, sto procrastinando tantissimo. Sono già, penso, alle 10 del mattino, non ho fatto niente. Ho solo cercato la forza per iniziare a fare questo workout. Spero faccia effetto perché mi sento proprio un blob. E non badate all'anta che si è rotta e che è rimasta qua. Tra qualche giorno se lo vengono a prendere. Direi di iniziare, finalmente. Paurissimo. Tenete conto che non facevo esercizi da mesi e molti di quelli nella lista non avevo neanche idea di come fossero. Ho iniziato con un pochino di stretching e i 20 squat. Gli squat sono divertenti, mi piacciono, sperando di farli bene ovviamente, ma il vero problema è che mi aspettavano 20 flessioni. Ho cercato tutorial alternative, ci ho provato ma proprio non ce la facevo. Così ho deciso di seguire il consiglio di questo video. Fare il push-up contro il muro. Lo so cosa state pensando, però se capovolgo l'inquadratura sembrano push-up veri. Tornano gli squat, per la precisione 20 jump squat. Ci ho messo un po' per capire come coordinarmi, ma ce l'ho fatta senza troppi problemi. Poi toccava ai pike push-ups. Ma cos'è? Ci farò mai. Ti capisco. Se avevo un problema con i push-up normali, figuriamoci con questi. Ci ho provato, ma ovviamente non ce l'ho fatta e ho dovuto proprio saltarli. Sì, come noterete ho barato molte volte durante questo workout e non è ancora finita. Confidavo nel fatto che nei giorni successivi sarei riuscita ad accumulare abbastanza forza per riuscire a farli correttamente. Che ingenua. Un'altra cosa che mi ha messo in grandissima difficoltà sono stati i plank shoulder blades. Se cerco plank shoulder blades mi escono solo cose di Jungkook. Vediamo.
Io ci provo, ma non ce la farò mai. Ho visto un video, ma non mi trovavo per nulla bene, sentivo di starli facendo malissimo. Non volevo spezzarmi la schiena, così ho optato per l'altra versione tradotta male, ovvero 10 plank. E dato che ero esausta, ho fatto 10 secondi di plank. I 10 secondi più lunghi della mia vita, però eravamo a metà workout. I 20 mountain climbers sono stati abbastanza divertenti, addirittura li ho fatti 2 volte perché la prima inquadratura non mi piaceva. Oh, wow! Vabbè, questo video sarà pieno di bruttissime inquadrature e molto brevi perché odio mostrare troppo il mio corpo così molliccio e schifoso. Mi stavo prendendo bene quando un nuovo esercizio con i push-up. Ancora più satanico di prima, i burpees. Burpee. 15 di questi. Raga, io sarò sincera, ho saltato anche questi. Cioè, proprio non ce la facevo. Abbiate pietà di me, faccio schifo. Passiamo ai 20 crunchies. Non so se li ho fatti bene, ma mi sono impegnata tantissimo per usare gli addominali e non il collo. Credo di esserci riuscita più o meno. Manca poco. 20 sollevamenti di gambe. E infine, per concludere, 20 Superman. Dovrei comprare un tappetino. Buonanotte. Sento dei rumori. Il mio primo allenamento è durato esattamente un'ora, tenendo conto che ho praticamente eliminato 2 esercizi, semplificato altri 2, è davvero un sacco di tempo. Dopo aver fatto questi esercizi mi sentivo una cacca, stavo malissimo, avevo la nausea, volevo correre a farmi una doccia, ma mi sono detta no. Facciamo che mi siedo e mi calmo un attimo. Stavo malissimo. Per non parlare poi del secondo giorno, quando mi sono svegliata, piena di dolori alle gambe e agli addominali. Pur avendo fatto ben 10 minuti di stretching e defaticamento il giorno prima. Questo video nella prova. Nonostante i dolori, ho fatto gli esercizi anche il secondo giorno. L'upgrade è stato realizzare che potevo fare i knee push-up al posto delle mie ridicole flessioni contro il muro. Me l'ha detto Peppo, io non ci sarei arrivata. Dopo aver finito gli esercizi ho fatto dello stretching e come una deficiente mi sono messa a giocare a Just Dance. Così, per dare quel tocco idol a questa routine. Come detto prima, non sappiamo che ruolo abbia questo workout nella sua routine. Magari per Jungkook questo è solamente un riscaldamento prima di iniziare le sue attività da idol. Chi lo sa? Chissà se lo sto pronunciando bene, tra l'altro. Sempre pronunciato Jungkook. Quindi se sbaglio, scusate. Vi ricordo che ogni giorno provavo a fare quei maledetti pike push-ups e burpees e vi giuro non ce l'ho fatta neanche una volta a farli. Ci provavo, ma non sono mai riuscita in nessuna delle giornate a farli fino in fondo, a farli correttamente. A volte non riuscivo neanche a stare nella posizione iniziale dei pike push-ups, tipo tremavo, non lo so, è stato tremendo. L'idea era di fare una settimana, ma al 6° giorno, il sabato, basta, non ce la facevo più. Troppi dolori ovunque, troppa poca energia per fare decentemente gli esercizi, troppa poca motivazione. Il mio corpo mi stava dicendo ti prego basta, smettila. Sì, non era decisamente un workout adatto a me e questo l'avrete capito anche voi vedendo il video. E per di più ho avuto davvero 0 risultati perché, come detto prima, non ho seguito nessuna dieta e quindi ho continuato a mangiare come mangio sempre, ovvero tantissimo perché amo la pasta e non che mi aspettassi chissà che cosa. Ammetto che dopo gli esercizi ero davvero indecisissima se pubblicare o no questo video, dato il disastro. Però ormai non ho più amor proprio, non avevo voglia di perdere tutti quei filmati e tutta quella fatica sarebbe stata inutile, quindi eccolo qua comunque. Vi consiglio dunque questo workout. Non lo so, se siete dei pappamolle come me lasciate perdere, se invece siete un po' più esperti, un po' più appassionati, allora provatela e fatemi sapere. Immagino che non sarà così dura, per chi magari è un po' più abituato. Sappiate però che ho intenzione di lavorare più duramente sulla mia forma fisica e salute. Dato anche questo mini lockdown zona rossa style, vi consiglio di iscrivervi al canale perché in futuro potrei provare una nuova challenge
challenge, fitness, anche questa molto popolare su YouTube. Ho capito che per fare le cose devo essere motivata dai video su YouTube, solo così mi do da fare. Sappiate però che sul mio canale parlo principalmente di cosplay, anime e manga, quindi non aspettatevi sempre questo tipo di video da me. Grazie. Io vi ringrazio davvero tantissimo per essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto nel suo disastro più totale e ovviamente fatemi sapere tutto quello che pensate qua sotto nei commenti. Io vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao miao!